Ciao amici, ben ritrovati. Oggi vi mostro come ho realizzato questo velo da sposa, un velo mantello che può indossare la sposa al momento del taglio della torta o come preferisce. Ho utilizzato un nastrino di circa 2 cm e la circonferenza è di 40 cm. Poi ovviamente vedete voi in base al collo. Ho applicato un piccolo strappo all'interno del nastrino in modo da poterlo poi stringere al collo e in questo modo potrà essere tolto e messo dalla sposa al momento in cui vuole, in ogni momento. Mettete lo strappo da un lato e dall'altro del nastrino, l'ho cucito a mano con ago e filo e poi ho applicato il velo l'ho prima arricciato un po' in base alla larghezza che volete dare al vostro velo. Io ho cercato ho messo la larghezza di 1 metro e per la lunghezza circa 2 metri, poi vedete voi, la potete anche fare più corto in base alle esigenze o all'altezza della sposa. Poi applicate le rose o i fiorellini sollevati che ho fatto nell'altro video tutorial e io li ho applicati qua e là dalla parte di sopra, mentre nella base di sotto ho messo anche le foglioline. Al di sotto dei fiorellini ho messo delle piccole foglie verdi, sempre utilizzando l'uncinetto, e ne ho messe di più a cascata verso la fine del velo, mentre all'inizio del velo ne ho messo solo qualcuno qua e là per non dare un'impressione troppo pesante al velo. Ho preferito metterne di più verso la fine, verso la coda del mantello. Ho poi applicato delle piccole perline qua e là del velo e anche delle perline leggermente più grandi, tipo queste qui che ho utilizzato in questo punto qui. Ho utilizzato queste più grandi e qualcuna più piccola, così a cascata, mentre ho applicato qui lateralmente delle lettere, le iniziali degli sposi. Ho applicato queste acquistandole in questo modo, oppure potete ricamarle o metterle come più vi piace. Io ho acquistato queste perline, queste con le perline e questi diamantini argentati e ho messo le loro iniziali. Questo è facoltativo, potete farlo oppure no. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, molto semplice come avete visto realizzarlo. Basterà arricciare leggermente il velo e poi applicarlo con ago e filo sullo stesso nastrino da un lato, mentre lo strappo lo metteremo dalla parte di dietro in modo che poi la sposa potrà toglierlo e mettere nel momento in cui preferisce. È molto facile da realizzare e anche bello e dà il suo effetto molto particolare sulla schiena della sposa. Questi fiori rendono davvero questo velo prezioso e originale. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto alla prossima. E lavoriamo che ci consoliamo. Ciao, un bacio a tutti! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.